Ciao e bentornato nuovamente nel mio canale, se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella e clicca su tutta in modo tale da rimanere sempre collegato con il mio canale e venire a conoscenza dei nuovi video che verranno caricati. Anche oggi parliamo del caso Garlasco e delle ultime notizie che abbiamo anche letto nel web. Quindi ho intenzione di fare video leggermente più corti, però che tengono informati, diciamo, riguardo alle ultime notizie. Le ultime notizie parlano di due killer. Quindi l'ipotesi degli inquirenti in questo momento è quello che Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da due killer. I genitori di Chiara Poggi hanno dato piena disponibilità a aprire nuovamente la casa agli inquirenti, anche se ha chiesto, diciamo, rispetto per sua figlia. Ma io una cosa vorrei dirla, io empatizzo tantissimo con la mamma perché, come ho detto in uno dei video precedenti, io penso che le mamme siano come i padri, ovviamente, le persone che hanno sofferto di più di tutta questa situazione. E anche la mamma di Stasi o di Sempio, comunque sono sempre mamme, per cui persone che soffrono e che vedono i propri figli in difficoltà. Allora, se io fossi stata la mamma, sarei del parere che io vorrei a questo punto giustizia per mia figlia. Quindi fino a un certo punto io capisco il dolore, io capisco il fatto che abbiano dovuto riaprire la propria casa e quasi rivivere quei momenti che sono molto dolorosi, però nello stesso tempo io penso che la mamma dovrebbe concentrarsi anche sul fatto, anche se lei è convinta che l'assassino è stato già, diciamo, preso e quindi ha già scontato e sta finendo di scontare la sua pena, ma io non ne sarei proprio molto convinta, date tutte le nuove ipotesi e i nuovi dati che stanno emergendo in questa storia. E qui c'è il Messaggero, ne ha parlato, ma ne hanno parlato anche altri quotidiani, che ha spiegato come sulla scia della rilettura degli atti dell'inchiesta del 2007 e dell'esito dell'autopsia, che fu depositata il 5 novembre dell'anno, appunto, cioè del 2007, dal dottor Marco Ballardini. Rileggendo i risultati dell'autopsia, le autorità stanno valutando appunto la pista di un secondo killer e di conseguenza anche l'utilizzo di più armi per uccidere appunto la povera Chiara. Nel vecchio documento, infatti, c'è scritto questo, che il riscontro di ferite da taglio e lesioni compatibili con i pugni. Cioè, in pratica, la povera Chiara, a quanto pare, è stata presa a pugni, ferite da taglio. Ci sono vari modi in cui si può uccidere. Io quello che ho letto fino adesso, e ho letto 3 libri, mi sono documentata abbastanza. Io penso che questo tipo di delitto è un delitto passionale. Chi ha commesso il delitto è una persona che l'ha fatto con molta odio, volendo infierire proprio sul corpo di Chiara. Ma andiamo avanti. Quindi la ricostruzione della scena del crimine a questo punto cambia. Però io mi chiedo una cosa. Il medico legale e gli inquirenti, ma come mai non hanno considerato 18 anni fa questa situazione? Cioè, io non voglio essere una complottista e non lo sono, perché non mi piace esserlo, e tanto più accusare persone che non sono indagate, però però a un certo punto mi viene anche da dire come mai? Come mai? Se le stesse perizie che sono state fatte 18 anni fa potevano portare a questo tipo di dubbio, comunque di ricostruzione di tutta la situazione, di tutto il delitto come è avvenuto, io mi chiedo veramente come siano state fatte. E qua io
mi viene proprio da dare un giudizio. Purtroppo non mi piace dare giudizi, però sono giudizi oggettivi e non soggettivi. Le armi del delitto si pensa che siano state trovate, io non ne ho parlato in questo canale, però molti di voi che magari stanno seguendo il caso lo sanno. Ove non si voglia ipotizzare l'impiego di più strumenti, si deve altresì riconoscere che lo strumento in discussione è stato talvolta impiegato in modo non contusivo. Erano state le parole proprio appunto del dottor Ballardini, che aveva fatto appunto la perizia autoptica del corpo di Chiara. E dice e continua: il corpo contundente reiteratamente. Cosa vuol dire? Che più volte impiegato non sembra ascrivibile a uno strumento usuale di facile identificabilità, quindi difficile da identificare, questo l'abbiamo capito. Esso, peraltro, sembra dotato delle seguenti caratteristiche: stretta superficie battente, linearità dei margini e presenza di punta impiegabile di per sé. E questo che ti ho appena letto è il documento che è stato posto, riportato nel documento, in cui è stato posto l'accento anche sull'ecchimosi in regione periorbitale. In questo senso si è anche fatto riferimento alla possibilità di azioni violente esercitate mediante l'utilizzo di mezzi contundenti naturali, quindi pugni. È stata presa a pugni perché Chiara è stata trovata con numerose ferite. Non è stata, per esempio, tu puoi uccidere una persona colpendola alla testa, ok, finisce lì. Però ci sono vari modi per uccidere una persona e per infierire sul corpo. E poi ci sono anche altri fatti, cioè che è stata presa dalle gambe e non è possibile che, come è stata presa, poi è stata buttata nelle scale e non è possibile, come è stata buttata dopo 3 gradini e ci sono tracce infatti di gocce di sangue, cosa succede? Cosa possiamo pensare? Possiamo pensare che è stata sollevata non da una persona, ma da 2 persone, quindi una i piedi e l'altra il busto, ed è stata buttata dal terzo gradino in poi, terzo o quarto, adesso non mi ricordo bene, perché le ho lette queste cose e non me lo ricordo perfettamente bene. Quindi è stata buttata, proprio si vede proprio nella scena del crimine, e poi il corpo ha slittato fino ad arrivare alla fine della scala. Quindi anche questo è importante che è stato rilevato. Tante nuove notizie. Magari ti faccio, adesso io ho parlato di queste cose in generale, magari ti preparo un video più dettagliato e appena si sanno magari delle notizie più corpose. Comunque ci tenevo a parlarti di queste novità perché sono molto importanti. Tra l'altro ti devo parlare anche di un'altra notizia che è uscita oggi, io non riesco a stare dietro a tutte queste notizie. Una notizia che è uscita oggi, che è quella che probabilmente è stato utilizzato, è stato riscontrato nel corpo di Chiara una forma di un'echimosi a 3 punti, che potrebbero far pensare ad una stampella, però chiaramente questo noi non lo sappiamo ancora. È tutto da vedere. Per oggi è tutto. Ti invito a iscriverti al canale, clicca sulla campanella, mi raccomando, sempre, e lasciami un commentino e fammi sapere che cosa ne pensi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!